Ebbene sì, siamo tornati. Dopo quest'intro assolutamente imbarazzante, in cui mi sono anche data del noi come il buon mago Telma, ragazzuoli, benvenuti finalmente in questo nuovo video e mi siete mancati veramente tantissimo. Sono passati credo qualcosa come 4 mesi dall'ultimo video, mi dispiace da morire, purtroppo i periodi intensi e brutti nella mia vita si susseguono, ma spero vivamente di riuscire ad essere più prolifica e più puntuale nelle pubblicazioni. Ci sarà qualche cambiamento nei video, saranno dei video meno strutturati di quanto io faccia di solito, cercherò di prendere magari qualche appunto, ma di non fare cose estremamente strutturate e scritte proprio perché in questo periodo veramente ho pochissimo tempo per fare qualunque cosa io ami fare, ma credo che grazie a questa soluzione potrò comunque essere più produttiva. Quindi di che cosa parla però questo video? Allora, sappiate che la musica, sebbene sia una delle mie ragioni di vita, e non sto scherzando, non è l'unica mia passione. Io ne ho parecchie di passioni, diciamo che la mia mente vaga molto, ha bisogno sempre di continui stimoli. Proprio per questo cerco di alimentarla andando a rimpinguarla con altri media, altri hobby, altre passioni. Ma le mie più grandi passioni oltre alla musica sono i videogiochi e i libri, in particolare il mondo del fantasy, del dark fantasy e dell'horror. Proprio per questo ho deciso di fare questo video in cui vi elencherò degli album che non sono tantissimi, sono 5 album che parlano di Lovecraft, del mondo Lovecraftiano, Lovecraft che è uno dei miei autori preferiti di tutti i tempi, e sono andata a selezionare quelli che sono gli album, comunque le band, i gruppi, ora vedrete un po', che per me ricalcano maggiormente quelle atmosfere lì. E alcuni di questi sono band praticamente interamente dedicati al mondo di Lovecraft. Per ora inserisco questo video nella sezione delle classifiche top liste, insomma non ricordo neanche più come ho chiamato quella rubrica lì, ma onestamente mi piacerebbe creare una rubrica a parte in cui vado a mettere a confronto, diciamo, a vedere i punti di intersezione tra musica estrema o comunque insolita e oscura e mondo del fantasy, del dark fantasy. Ditemi nei commenti se vi può interessare una cosa del genere, perché a me piacerebbe tantissimo e parlerei anche di videogiochi oltre che di libri o di film. Insomma, andrei a ampliare un po' tutto il discorso. Prima di iniziare con questo video vi rubo veramente 5 secondi per avvisarvi che se siete interessati all'acquisto dell'EP del mio progetto solista Oram, sono rimaste appena 7 copie, quindi nel caso affrettatevi, lo state sentendo comunque sotto questo video, è un black metal atmosferico, chiamiamolo così, un po' influenzato da altre cose, che onestamente non mi aspettavo ricevesse questo calore da parte vostra, perciò se siete tra quelli che l'avete acquistato vi ringrazio veramente da morire. Se volete comunque darci semplicemente un ascolto, vi lascio il link Bandcamp in descrizione. Grazie di cuore a tutti. Ma ora direi veramente di iniziare con il video. Prima band che vi cito è una francese, non sarà l'unica del video, vedrete. Si chiamano Scaphos con il loro album The Descent. È una band attiva dal 2020 circa, 2019, ora non vorrei dire cavolate, ma comunque questo non è il loro primo lavoro, ma è il primo lavoro che io ascolto loro, e sono stati proprio loro a darmi l'idea di questo video, perché sono andata tra i consigliati di Bandcamp, semplicemente mi è apparso, ho visto la copertina strafiga e quindi ho detto no, devo ascoltarla immediatamente, perché fondamentalmente penso di avere poco autocontrollo per queste cose. Comunque non mi sono per niente pentita, è un disco molto abissale. Credo che non ci sia altro modo per definirlo. Ha dei riff che veramente ti riportano nell'abisso di Lovecraft. Abisso che nei racconti di Lovecraft può essere visto sia da un punto di vista proprio letterale, sia però da un punto di vista
più metaforico, più metafisico, diciamo così, e nei suoi racconti, nei suoi libri sono comunque concetti interscambiabili tra di loro. C'è questa visione infatti sia delle società sommerse, delle città sommerse, le civiltà anzi sommerse, in cui risiedono anche i The Great One, The Great Old One, anzi scusate, ma questo, diciamo, questo è un po' una metafora anche per l'abisso che consuma l'essere umano e che poi lo porta alla follia pian piano. Comunque sia, parlando di Descent, è un album violentissimo, è un blacknet death metal o un black death metal, non ho mai capito quale sia la differenza tra queste due correnti onestamente, ma comunque è veramente molto violento, ma allo stesso tempo riesce, grazie, credo sia la produzione che fa questo lavoro qui, perché è una produzione molto nebbiosa, ti dà una sensazione davvero di stare sott'acqua. È una cosa particolarissima che raramente ho sentito all'interno di band, di album, eccetera. Non tanto la sensazione dell'abisso in sé, proprio la sensazione che la band riesca a trasmetterti, anzi a farti immergere nel mondo che ha creato. I riff sono per l'appunto molto veloci, molto ripetitivi, quindi riescono in qualche modo a portarti, un po' come i personaggi di Lovecraft appunto, alla follia, no? Riescono a creare questo mondo ossessivo, questo mood, scusate, non mondo, questo mood ossessivo che appunto ricorda molto ciò che si può leggere all'interno dei racconti. Pian piano il riff diventa sempre più inquietante per l'ascoltatore e quindi questo ti fa un po' subire l'orrore che si può trovare appunto anche nei racconti dell'autore. Sicuramente vi posso citare delle band molto famose da cui The Descent, quindi gli Scafos in generale, prendono ispirazione, vari Behemoth, Belphegor, Immolation, insomma tutta quella scuola lì, ma vorrei citarvi una band particolare che conoscono in pochi, ho notato, ed è tutta italiana e non trovo mai veramente il modo di parlarne. Si chiamano Valgrind o Valgrind, ma credo Valgrind, e sono veramente spettacolari. Fanno un genere molto simile a quello degli Scafos, non così pesante, diciamo così, non così abissale appunto, però veramente se potete date un ascolto sia a The Descent sia ai Valgrind, recuperateli perché sono una band eccezionale. Seconda band, sempre francesi anche loro, ma sicuramente più conosciuti degli Scafos, i Bloodhouse Nord, che per chi mi segue sa che io adoro. In particolare mi riferisco ai due album di Disharmonium Nahab e Disharmonium Undreamable Abysses, che è precedente a Disharmonium Nahab. Prendo tutti e due perché li vedo come una continuazione l'uno dell'altra, quindi ovviamente voglio prendere questa duologia, diciamo, ma non voglio prendere l'ultimo, i Tyriel Horizons, che sebbene io abbia apprezzato molto, credo perda un po' di quella dissonanza estrema che invece questi due lavori vanno a incanalare. Bloodhouse Nord, che hanno cambiato diversi stili, diversi approcci al black metal, comunque alla musica estrema più in generale in realtà, ma che penso abbiano trovato la quadra. No, non solo secondo me, ma credo che secondo tutti abbiano trovato la quadra, quindi la loro casa, diciamo, la loro dimora, nell'ultimo trittico di lavori, nell'ultima trilogia di lavori, o tetralogia se vogliamo prendere anche il periodo Hallucinogen. Parlando però proprio nello specifico della duologia di Disharmonium, riescono ad incastrare dei riff che creano una dissonanza, un senso di dissonante e dissociante, tipico veramente dell'orrore Lovecraftiano. Quindi non solo sono ispirati dall'autore a livello di tematiche, ma riescono veramente a immergerti in quel contesto. Non sono di facile ascolto i Bloodhouse Nord, per chi non li conoscesse, soprattutto in questi ultimi due lavori, non sono di facile ascolto, anche se il black metal è il vostro pane quotidiano. Loro fanno qualcosa di abbastanza differente, creano delle dissonanze continue, tanto che la forma canzone in sé viene un po' spaccata, viene un po' dimenticata quasi, quindi questo è da tener conto.
ma riescono in questo modo a creare dei riffing, delle melodie, anche se è un po' sbagliato chiamarle melodie, ma dei suoni veramente provenienti da un altro mondo. A livello personale ho preferito Nahab perché credo che porti davvero all'estremo quello che è stato inaugurato, diciamo, nel precedente Undreamable Abysses, ma comunque sono entrambi lavori spettacolari che meritano un ascolto, anche se molti non riescono a digerirli, e posso capire il perché. Ma davvero, se vi piace quel mood lì, lo stare veramente in continua tensione e in un senso, in un ambiente caotico portato all'estremo, davvero, allora questo fa assolutamente al caso vostro. Tutti i lavori Blue Dose Nord fanno al caso vostro, in particolare questi due perché appunto viene portato all'estremo questo concetto. I Blue Dose Nord sono una band pressoché unica nel loro genere, soprattutto considerando gli ultimi 4 lavori, appunto da Hallucinogen a Ethereal Horizons, passando per i due Disharmonium. È pressoché impossibile trovare qualcosa di simile. Sicuramente ci sono delle band che un po' lo ricalcano, come gli Aklis, che forse sono diventati più famosi di Blue Dose Nord nonostante siano arrivati molto dopo loro, ma in realtà però le sensazioni che riescono a dare Blue Dose Nord, per me gli Aklis, per quanto a me piacciono da morire, non riescono a ricalcarle fino in fondo. Anche in questo caso vi consiglio una band italiana che ho conosciuto da poco, tra l'altro, non conosciuto nel senso che sono venuti a trovarmi a casa, ma nel senso che li ho scoperti da poco. Si chiamano Sinister Ghost e fanno una sorta di black metal melodico, ma che ha molto in comune con Blue Dose Nord, ha qualcosa in comune. Sono un po' dissonanti, orrorifici, quindi ricordano un po' le atmosfere che creano loro in questi lavori. Terza band, The Sulfur Ion con Swallowed by the Ocean's Tide, il loro primissimo full length. Loro nascono come progetto dedicato a Lovecraft, in particolare ai miti di Cthulhu, quindi a tutto quel ciclo lì di racconti. Possono ricordare in qualche modo gli Scaphos, ma loro sono molto più violenti, molto più tecnici in realtà. Quindi, secondo me, non ricalcano così tanto le atmosfere di Lovecraft, così come riescono per me invece a fare appunto gli Scaphos. Credo che loro siano più centrati da quel punto di vista, ma sono una band eccezionale che ho voluto inserire perché se non la conoscete davvero dovete dargli una chance, sono incredibili. Ho scelto il loro primo full length, non l'ultimo, che si chiama Seven Crowns, se non ricordo male, perché semplicemente preferisco il primo, lo trovo più cattivo, più centrato sul punto atmosferico, tra virgolette, perché non è una band atmosferica, ma riesce secondo me a donare maggior inquietudine all'ascoltatore, mentre l'ultimo è molto più violento che cattivo. So che non sono termini del tutto tecnici, però spero che voi capiate che cosa intendo. Forse spero di no, così almeno andate ad ascoltarli. Passiamo alla quarta band, chiamata The Great Old Ones, il cui nome è tutto un programma, infatti è un progetto interamente dedicato a Lovecraft. In particolare vi parlo dell'album Kadat. In questo caso il motivo è molto semplice, è l'unico disco che ho ascoltato della band, perché l'ho conosciuta da poco grazie a un mio amico, che ringrazio tantissimo per avermeli consigliati, perché sono veramente bellissimi loro, veramente belli, appunto talmente belli che ho preferito inserire loro rispetto ad altri progetti che parlano di Lovecraft, ma che secondo me non riescono a identificarlo in maniera così efficace come fanno loro. Disco che va su altri lidi rispetto ai Sulfur Ion, infatti si rifà non ai miti di Cthulhu, ma a un altro ciclo di racconti di Lovecraft chiamato il ciclo dei sogni. In particolare Kadat è il protagonista di un racconto che si chiama in italiano La ricerca dello sconosciuto Kadat, facente parte appunto di questo ciclo dei sogni che è diverso dai miti di Cthulhu, infatti è molto meno orrorifico rispetto all'altro ciclo di racconti di Lovecraft,
ma comunque sono due mondi che si intersecano in realtà. Visto che stiamo parlando di questo, ne approfitto per implorare tutti coloro che non hanno mai letto niente di Lovecraft e quindi non sanno di cosa io stia parlando, di andare a recuperarvi la sua letteratura. Ragazzi, ormai si trova anche gratuitamente su internet, credo, perché ormai sono andati in disuso e quindi non c'è più il copyright vero e proprio, perciò credo si possa trovare anche su internet in modo gratuito. E una lettura non leggerissima in realtà, a prescindere dal genere horror, ma fa parte ovviamente di un tempo molto antecedente al nostro. Il modo in cui Lovecraft scrive sicuramente non è molto attuale, anche se le traduzioni fanno comunque un egregio lavoro da questo punto di vista, ma anche solo per apprezzarne la mitologia, il mondo narrativo che è andato a creare, che poi ha influenzato tutto ciò che c'è stato dopo, sia a livello di horror che a livello di fantasy, dark fantasy. Assolutamente vale la pena leggerlo almeno una volta nella vita, almeno qualche racconto, almeno quelli principali, ecco. Tornando comunque a noi, ai The Great Old Ones e a questo album, loro riescono con questo sorta di post black metal, credo possa definirsi in questo modo, riescono a creare delle atmosfere oniriche, delle atmosfere quasi allucinogene che appunto si sposano molto bene con le tematiche del disco, quindi sono perfettamente a fuoco nell'andare a ricostruire le atmosfere che vogliono trasmettere all'ascoltatore e il mondo narrativo appunto dal quale prendono spunto. Purtroppo non posso dirvi molto altro su di loro proprio perché è l'unico disco che ho ascoltato, ma mi è piaciuto talmente tanto da metterlo in una lista al posto di altri progetti molto più, non vorrei dire vecchi perché è una cosa offensiva probabilmente, molto più veterani, ecco, del genere, o meglio, dell'ambiente Lovecraftiano, quindi capite bene che sono una band veramente bella. Voglio terminare questo video parlando di un progetto veramente molto particolare, e parlo di progetto più che di gruppo musicale perché davvero sarebbe un eufemismo chiamarlo gruppo musicale, penso sia più indicato parlare di progetto artistico musicale in questo caso, quindi andiamo a staccarci dal metal estremo, anche se non del tutto, ora vediamo. Loro si chiamano The Lovecraft Sextet e sono ovviamente appunto dedicati interamente al mondo di Lovecraft. In particolare vi parlo dell'album Miserere. Mi baso su ciò che ho letto su internet, lo definiscono un dark jazz. Ora, io sono un ignorante completa in questa cosa, quindi non ho idea di cosa voglia dire dark jazz, di che genere sia e di quali elementi è composto. Perciò io vi dico ciò che da ascoltatrice più di metal che appunto di jazz ho captato, proprio perché è un progetto particolarissimo che va ad unire sicuramente un sottofondo jazz ad un dark ambient veramente dark, veramente pesante, con alcune sfumature doom. Ma ripeto, io non essendo conoscitrice del genere, potrebbero benissimo essere degli elementi che sono presenti in ogni album dark jazz, quindi non fidatevi delle mie parole, che magari andate a controllare bene, o comunque se conoscete il genere più di me scrivetelo nei commenti perché sono veramente affascinata, magari andate a scrivere qualche disco da consigliarmi, da consigliare agli altri. Comunque va a creare queste atmosfere veramente horror, veramente la soundtrack di un film horror. Ed il cantato è però in scream, quindi comunque c'è qualche derivazione del black metal o comunque del metal più estremo, poiché c'è proprio questo scream spettrale che fa raccaponare la pelle. Questa band la conosco da un po' di tempo, quindi ho ascoltato un po' dei loro lavori, e sebbene ci sia un altro album che parla più specificatamente dell'orrore cosmico di Lovecraft, che si chiama proprio The Cosmic Horror, vi voglio consigliare Miserere perché secondo me è più bello, è veramente più bello, è più diciamo a fuoco, parla della cosmologia di Lovecraft più che dell'orrore cosmico in sé, ma è veramente veramente un bel disco. Certo è che è un ascolto molto particolare, molto più particolare dei Blood House Nord. Qui se dei Blood House Nord comunque la forma canzone ancora la intravedevi, qui
proprio la vedi lontana col binocolo, non esiste una forma canzone, ma per chi comunque è abituato magari al dark ambient potrebbe comunque trovarsi a casa sua. Non è sicuramente il disco, comunque il progetto in sé più strano che abbia mai sentito, a quello ci ho dedicato un video intero di altri 5 gruppi più strani di questo, che se non avete visto vi consiglio assolutamente di andare a vedere perché parlo di progetti veramente molto particolari, ma comunque fa la sua porca figura all'interno della stranezza della musica estrema e non. E questo è tutto ragazzuoli, grazie di cuore per avermi seguito fino a qui. Come fanno i bravi youtuber, cioè quelli che pubblicano una volta a settimana, al contrario di me, voglio ricordarvi, se ovviamente questo video vi è piaciuto, di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale e di donare anche hype a questo video che è una cosa nuova di YouTube, al quale non ho capito ancora bene cosa serva, però so che serve molto, quindi mi raccomando donate hype se vi è piaciuto e nei commenti suggerite a tutta la community altri dischi, altre band, altri progetti, altri artisti che parlano dell'universo Lovecraftiano, che comunque vanno a, diciamo, mettere a fuoco quelle atmosfere lì, anche non necessariamente facente parte del metal estremo, ma che a voi in particolare magari piacciono. E detto questo, noi ci rivediamo in un prossimo video, questa volta non dopo 4 mesi, ve lo prometto. Come dico sempre e come non dico da un bel po' di tempo e mi è mancato da morire, lead the fire.